Perfetto. Romagna mia, Romagna nostra, qua abbiamo creato le colline per vedere meglio il mare, per far sì che tutti potessero sentirsi nella stessa grande casa con lo stesso orizzonte fuori dalla finestra. Il cuore, qua, suona come un motore a scoppio e per sentirci vivi abbiamo iniziato a rincorrere quel battito per strada, tra le balle di fieno nei circuiti cittadini, sulle piste dei go-kart, mini-moto, nei parcheggi, ovunque. E quando ci si mette così tanta passione per tentare di riprodurre il rombo del proprio cuore, non può che nascere un circuito vero, dove finalmente ognuno può cercare se stesso in santa pace, andando veloce e facendo rumore. La fatica. No, ma lui preferiva non vincere col mondiale. Mezz'ora per entrare, forse di più. Vigno è tipico per la sua puntualità. No, abbiamo fatto. Tra l'altro io il mio lo lascio da casa per passo. Grande mio. E poi questa pista che è iniziata un po' più piccola, quindi soprattutto girava secondo me nel senso giusto, che girava a sinistra. Qua è un posto dove vieni e trovi degli amici. Io poi che ero molto legato a Marco Simoncelli, adesso si chiama Marco Simoncelli World Circuit, e abitava qua vicino, insomma Misano era diventato molto più importante per me proprio per gli affetti. Piano piano cominci a conoscere, lui era coreano, ma insomma è un po' tutta coreana, un po' tutta Rimini, è un po' tutta Misano qui in giro. È un posto magico, ecco, per chi è appassionato di moto è italiano, e viene da quella, il risultato della tradizione delle corse sul lungomare, insomma, quelle di Bergamonti, Agostini, Pasolini, quei piloti lì, insomma, quindi è proprio una tradizione, radicata tanto nella terra di Romagna. Per la sicurezza del pubblico e dei piloti vengono collocate ben 10.000 balle di paglia e un'ininterrotta fila di transenne lunga 4 km. Partiti. Reed ha avuto una partenza difficoltosa, Bryans addirittura disgraziato. È un video. Ci vediamo venerdì. Allora sì, io la metto sotto. E io la metto qui. Dio, bellissimo, tutte e due in diretta poi te ne fatti. Hai visto? Perché a Barcellona? Io ho visto prima il suo, allora gli ho detto cazzo, se vieni in griglia te lo faccio anch'io un macina pepone. Macina pepone. No, questo io. E dopo in griglia mi giro e vedo lui e Beth nel momento esatto che mi riprende Sky. Scusa. Poi mi accorgo che c'è la telecamera, allora inizio a guardare in basso. Adesso siamo qua a bordo pista mentre i piloti e i loro tecnici stanno facendo la pit walk, che è questa camminata, vabbè lo saprete, però questa camminata prima del weekend di gara dove si guardano un po' le traiettorie, come è messo l'asfalto, come sono messi i cordoli, dove c'è il rischio di scivolare, e si ripassa un po' la pista, il tracciato della pista per prepararsi meglio alla gara. Allora, è innegabile dire che Misano ha sempre un sapore speciale, però cerco di
renderlo un GP come gli altri. Il punteggio è uguale, quindi bisogna fare sempre bene, sia qui che dalle altre parti. Quello che mi piace di Misano Adriatico è questa atmosfera assolutamente magica, che è un po' simile, se vogliamo, a quella del Mugello, ma con delle differenze. Qui ci sono i piloti, soprattutto quelli che giocano in casa, e non sono pochi, li conosciamo bene, che sono particolarmente gasati già dal giovedì, quindi arrivano amici contro amici, li vedi che girano, magari con il pass in mano per ospitare, diventano anche loro PR, e poi passeggi nel paddock e incontri un sacco di persone che magari ti riconoscono. Ad esempio questi due, guarda un po', cioè voi voglio una foto, cos'è? Allora voglio una foto, quindi al posto di fare la foto con i piloti o con le ombrelline, la fanno anche con i giornalisti, quindi Misano è anche questa. Welcome to the pre-event press conference here at the Misano World Circuit Marco Simoncelli. It's the Red Bull Grand Prix of San Marino and the Rimini Riviera. Alla fine sono il team manager del team e lavoro tantissimo con Mick. Credo che è un lavoro molto impegnativo dove dobbiamo stare sul pezzo su tutto e controllare un po' tutto il sistema del lavoro del weekend, un po' tutti i meccanici, i piloti, strategia, non strategia, Ducati, diciamo un po' a 360 gradi dentro del team e controllando soprattutto quello che fa Mick. Te lo dico io se non lo dici te, lui è Dario Gavira, è il mio superiore, è il rider coach. Sono suo papà. È mio padre, Dario Gavira è mio padre. Niente, lui ci dividiamo il compito. Di qualcosa anche te però. Non lo so, a parte di lavorare molto ci divertiamo anche. Sì, la birretta la sera? Sì, poco. Ah, vieni Lindo. Allora, lui invece chi è? Questo è il famosissimo, lindissimo. Ciao a tutti ragazzi. Luca Brivio, team coordinator, ma non solo, c'è una bega? Vai da Lindo. C'è una? Sì. Vai da Lindo, Io lo chiamo tutti i giorni praticamente. Il volo, esatto, il volo non va bene, chiama Lindo. Il volo va bene, non chiamare, se non va bene non chiamare. Questo weekend lui mi insegna a me, perché io giravo il Misano dall'altra parte. Quello era bellissimo perché si faceva tutto in accelerazione. Sì, con la Superbike. Il carro era un po' prima, invece che la 14 da adesso era un po' prima. E poi era tutto gas, seconda, terza, quarta, quinta, poi c'era un muro. Che per quello lo hanno girato. Perché adesso la curva veloce che si fa a full gas, quella si faceva dall'altra parte, però andavi sul monte, si cadevi. Allora l'hanno girato per quello. Però era molto bello il circuito, devo dire. Ricordo molto bene. E io il contrario, ho fatto solo quella nuova, non ho mai fatto una serie. Già, ero ritirato già quando l'hanno girato. Dai. Grazie. Grazie a te. E saluto dai Rider Coach. Raffaele De Fabritis, direttore di gara che in un evento mondiale si chiama Clerk of the Course. Il ruolo è quello di preparare la pista, gestire tutta la squadra di pista, abbiamo circa 300 marshal, abbiamo un servizio medico, servizio antincendio e oltre a un discorso di preparazione c'è il discorso della gestione. Quindi ogni caduta, ogni recupero, ogni situazione di pista viene gestita da noi in una meravigliosa race control che se vuoi poi posso anche far vedere. Questa è una race control, abbiamo una suddivisione di questi banconi dove qui abbiamo la race direction di MotoGP che segue tutta la parte sportiva, in un'altra stanza abbiamo lo steward panel che segue la parte diciamo delle penalizzazioni, adesso ve la faccio vedere, e poi abbiamo nella seconda fila io, il mio responsabile delle panel, e poi abbiamo qui giù il direttore medico, il responsabile del servizio medico locale, il coordinatore e a fianco c'è il responsabile del servizio antincendio. Qui abbiamo due controller che ci permettono, due joystick che ci permettono di
selezionare una telecamera. Con questa telecamera noi abbiamo la possibilità di andare a cercare il dettaglio e ci permettono di poter identificare la problematica, diciamo, in tempo reale per poter risolvere poi il problema e dare la possibilità ai piloti di continuare a gareggiare in totale sicurezza. Questo è un giochino estremamente complicato, ma la cosa che io volevo rammentare è che non è importante solamente la tecnologia, ma è importante avere persone che siano in grado di gestirla, perché la tecnologia senza dei soggetti in grado di gestirla al 100% è totalmente inutile. Oh, bastardo! Sono dietro all'ospedale di Red Bull, arrivo. Siamo qui con Marco Bezzecchi, giovedì sera siamo alla vigilia del weekend, stiamo per andare su a Tavuglia. Allora, intanto bellissimo tornare su Mick Bubble, grazie per avermi invitato. Questo secondo me è uno dei momenti più belli del weekend perché è un evento che facciamo sempre, andiamo sempre a Tavuglia, organizzano tutta una bella situazione per noi per farci salutare appunto un po' di tifosi, quindi bello e poi finalmente domani si va in moto. Ma vieni anche te con me, vieni anche te, vieni. Vuoi vedere com'è una serata? Vieni. Se per questo mi sono fatto avanti una parrucca. C'è una parrucca delle tue. Si è fatta avanti. Oh, vai avanti. Siamo venuti indietro, un problema? Ciao, siamo i ragazzi. Ciao. Siamo anche i ragazzi. Poi si è messo a fare il coach e adesso invece uomo di spettacolo, fa interviste. Vogliamo qua Migno! Ciao, ancora il pilota, cioè ancora va, subito nel mare di Castatide, io sono il pilota, ancora va. Corriamo un po' verso sinistra, cosa dite? Perché? Perché Pecco non ci sta. Ma io guarda, sono proprio a bordo pista. Te puoi anche andare di sotto. Io tutto a posto, nonna? Io faccio un saluto a tutto il popolo giallo di Tavuglia. Ti ricordi nel 2019 in griglia? La nonna? Se nessuno se la ricorda. Io me la ricordo, amico. Cioè, in griglia io sono andato con mia nonna, facile con le ombrelline, con le gnoccone da 1,90. Passa la nonna, va. Allora, quanti sono i piloti della GP? 21? 22. Noi eravamo in 25. Beh, però quelli erano con la griglia da 4 perché facevano la griglia di partenza da 4. Perché tutti sti figli c'erano? Perché non avevano la televisione quella volta. Quando voi siete arrivati in MotoGP, lui ad esempio adesso c'è rimasto, voi siete arrivati con la Ducati. Guarda che è rimasto di Pecco. Ciao! Big Bubble, siamo con voi. Ci vediamo domani. Qui allo Yellow Park di Tavuglia all'ingresso c'è il buon pollo di Polleria Osvaldo. Noi adesso andremo dentro di lui, scopriremo chi c'è, faremo sentire la vera voce del pollo della Polleria di Osvaldo. Siamo venuti. Andrea! Vai, fai una bevuta. Followers, vieni a fare una bevuta con noi. Queste sono le zone dove lavoravo io una volta. Lavoravi qui? Vai in cucina. Cascano gli altari. Buonasera ragazzi. Oggi lo vediamo. Siamo sull'onda. Invece quando eri sulla Priglia, se oggi eri sull'onda, quando eri 20 settembre 1998, Barcellona. 20 settembre, tra un po' è l'anniversario, tra un po' sono 27 anni. 27 anni. Sì, sì. Ci meglio la storia del pollo. Sì, dai, Porca paletta, è racconta. lunga la storia del pollo. Dai. Oppure Allora, innanzitutto ero con lui, era il mio compagno, il mio braccio destro. Ma niente, è nato tutto così per scherzo. Quanto viene? E con Vale abbiamo detto facciamo lo sketch, mi è venuta l'idea, facciamo la mascotte del fans club e con la Polleria Osvaldo ci è venuto in mente di fare la mascotte tipo NBA
E poi lui ha detto bellissima, se vinco a Barcellona e faccio fare un giro con la moto. E mi sono organizzato per fare il vestito e poi da lì fortunatamente Valle è stato bravo, come sempre. Ha vinto e da lì è nata una pataccata così, tra un gin tonic e un vodka tonic, capito? Un'idea così, una pataccata così. In realtà quando era ora non eravamo proprio pronti. No, ecco, no. Ho fatto un piccolo drittino la sera, piccolino. Scusa, non si trovava il pollo. Mi avevano rapito e mi sono perso per Barcellona. È scappato dal pollaio. Fra la palla e la Ferrari, chi fai prima? Fai prima la Ferrari. Ma è nel bagno della ristorazione. Musto alla chisteria d'Armani da sempre, direi, no? Ma di più di sempre. Il cavaliere, vai Filo! Io sono l'unico serio. Io sono l'unico serio, qui diglielo te. A poco, lo facevi con la minimoto, tira. Può benissimo per me essere un normale giovedì sera, lo è, ma in realtà domattina cambia tutto. Quindi insomma, questo per me è il valore speciale della gara di Misano, ovvero portare la normalità nelle eccezioni, nello straordinario. Questo è il FIFA del giovedì sera. Mai gol, mai, dai! Su! Dai, va bene raga, ma non c'entra nella porta. Non c'entra nella porta. Giulian Alvarez, basta cazzo di rovesciata. Attenzione perché qui, me lo rifà subito come prima. Guarda lo scrive. Oddio, lo scordo! Lo scrive, dai, ma cosa che Domani si comincia il vero weekend di gara. È un weekend di merda. Noi qui si va in moto con il profumo salmastro del mare. E allora abbiamo riportato qui i colori del mare e i colori da corsa, li abbiamo miscelati e ci siamo inventati queste texture improbabili perché sono molto complesse da realizzare. Un'idea folle, ma che, come succede sempre in Romagna, no? Si tira la spallonata e qualcuno la va a prendere, nel senso che abbiamo esagerato, ma alla fine eccolo qua. Ricordo le prime noti per tracciare queste linee, c'era una gru con un carrello che si alzava a 30 metri e proiettavamo di notte e segnavamo con dei rulli bianchi le linee da seguire con il colore e poi di giorno si riempivano gli spazi, come i bambini, no? Quelle robe così. Ed è arrivato un premio inaspettato, il Compasso d'Oro. Hanno considerato questo progetto land art. Qualche anno fa, dopo aver terminato il lavoro delle curve, abbiamo anche deciso di piantare quella bellissima quercia in ricordo di Marco. Ho sempre pensato che Marco con tutti quei capelli assomigliasse a un grande albero forte. Marco era un tosto, quando lo abbracciavi è come quando si abbraccia un albero con un tronco importante, senti che ti passa energia, era così. Misano Adriatico per me è sinonimo di passione motociclistica a tutti i livelli. Poi è chiaro che qui c'è il popolo giallo, c'è la vicinanza con Valentino Rossi, tutte queste cose si sentono, ma si sente proprio la passione per i motori, per il motore come lo chiamano qua. E poi il clima, il mare, la spiaggia, la piadina, insomma tutte cose positive. Quando vengo qua veramente mi si apre il cuore. Siamo all'interno della cucina del civico, scippone, sono scippone, Michelone lo scippone, formatori,
Poi abbiamo il Giovaldo Sceppino, faccio destro. Voi, cioè, vi frega poco di che Gran Premio sia, è sempre sta roba qui. Cambia poco, a parte mi frega sapere che Gran Premio è soltanto per il livello e il numero di persone fondamentalmente. La grande differenza tra un Gran Premio e l'altro sai che c'è il Gran Premio più busy, che c'è più gente, c'è quello che c'è meno gente. E qua siamo piccati così. Alla grande. Questo è il peggiore per quanto riguarda il lavoro. Questo a livello di numeri è la gara dove facciamo numeri più grossi. Facciamo in 4 giorni, facciamo 1500 pasti. Allora, io sono Giacomo. Per i più fedeli, forse c'eri già nel vlog dell'anno scorso? C'ero, esatto, ero Mr. Ricciotti, Mr. Migno. Nice to meet you. Nice to meet you, nice to see you. Let's do a drink. Yeah, why not? What do you want to drink? Classi gin tonic, americano, Negroni. È l'ora del Negroni, eh? Thank you, Mr. Richard. It's a pleasure. Io so. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Ben trovato. Hai visto che non ho più quell'oggetto infernale? Ti sei modernizzato. No, ce l'ho, però prendo questa. Per me più sicuro. Sì, no, devo dire sono venuto da Riccione fino a qui, sono andato a mangiare di Castella. Capito? Migno è stato sorpassato dal signor Marshall. Al paddock di Misano c'è un santo speciale. San Guido alla porta fa il rito iniziale. Mi chiamo Alessandro Vermini, ma tutti mi chiamano Pillola perché vabbè l'ho ereditato al mio papà. Sono il cameraman di Sky della MotoGP da 11 anni ormai. Io fondamentalmente mi occupo di fare le riprese, fare le interviste, gli speciali, tutte le cose che non concernono la diretta durante le gare europee, mentre invece quando siamo extra Europa vado anche in pit lane con l'RF, ossia seguo le dirette. Vivere in questo ambiente è una cosa meravigliosa, nel senso che è una cosa che poi ti entra dentro, per cui è bello viaggiare, è bello stare nel paddock, è bello conoscere i meccanici, è bello scambiare due parole con i piloti, insomma è una cosa che diventa un po' la tua vita e che quando sei a casa ne senti anche un po' la mancanza. Stasera siamo qua a Cattolica per l'evento di VRS. Buonanotte, arriva sempre anche il nostro coso. Mattia, quasi! Posso di nuovo, eh? Siete un sacco, ciao. Cioè, te esci di casa e vai in circuito, poi quando hai finito di lavorare, torni a casa. Sì. Ed è stranissimo, ed è una bellissima sensazione. Cioè, quello che fanno tutte le persone normali che escono di casa la mattina. Messaggi da tutti. Tipo quest'anno mi ha scritto la mia professoressa delle medie e sono stato anche un po' in difficoltà perché mi ha fatto piacere, no? No, ciao, come stai? Sai, ti ricordi? Non è che è un paspernisano, eh? Sempre bello ricordare Marco e soprattutto sentire che è ancora nel cuore di tutti, che è importante. Ne sarebbe molto contento. Dai, era lui! Però io volevo sapere il prossimo anno la rifacciamo una festicciola fatta così, li richiamiamo tutti questi ragazzi, la volete fare? Andiamo a chiedere a loro, la rifacciamo? Eccoci qua con il bottino della serata, perché non si può finire una serata senza questo, tutto questo, che siamo molto contenti. Io ho una fame boia. È arrivato il momento di andare a casa, è stato divertente. E un'altra
un'altra grande giornata dopo giovedì, oggi venerdì conclusa, bellissima giornata e si va a dormire per domani sabato e domenica, si comincia a entrare nel club, quindi è giusto riposare e ci vediamo domani. Ragazzi, come va? Ciao Migno, tutto bene? Vuoi perso? Hai capito? Cracker e salame. Vuoi uno? Vuoi uno? Spettacolo, manca un pezzo di formai, una borsa zero. Lo sai pure. Pacca del formaggio, 65 euro. Arriviamo la mattina alle 7, ci prepariamo per tutta la giornata, abbiamo Abbiamo un salame, un salame, vediamo di fare notte e durante la gara speriamo che vinca in italiano. Ottima prestazione da parte dell'atleta di Consolo Torinese, Celestino Vietti, che ci fa ben sperare. Qui possiamo intravedere una dinamica che succede spesso, si vede che ci sono dei detriti. Come potete vedere c'è un Marshall che va a spazzare con la scopa di paglia. Inquadra sto cazzo di... Passa quello lì col robot tipo il campo da tennis. Dinamiche che comunque ti fanno vedere che dietro c'è del lavoro, del fucking lavoro. Guarda come spazio, guarda come dei detriti, perché adesso c'è la sprint race, quindi ci vuole la pista tutta pulita. Il paddock comincia a riempirsi e niente, lo riempiamo con 2 persone in più anche noi e adesso entriamo. Di mio padre per seguire la sua passione, che era la passione delle moto, e dalla passione ha avuto la proposta da un team di Tavuglia che aveva come pilota Valentino Rossi nel campionato europeo di andare a farlo mangiare per questo team. È iniziato l'anno dopo, nel 96, a fare il MotoGP e da lì l'anno dopo sono entrato anche io, mia mamma uguale, quindi è una cosa molto familiare. Mio padre ha avuto sempre l'idea dell'hospitality non per un team, lui ha sempre avuto tanti team poi nella storia, proprio per condividere, come dire, si lavora tutti insieme, si lotta anche, no? Si lotta anche, però quando è la sera si riunisce tutti nello stesso tetto per mangiare insieme. Ma la cosa bella è che siamo sempre rimasti attaccati ai nostri valori. Cioè da noi ancora mangiano, siamo l'unico ospitale nel paddock che può dare da mangiare a tutti. È un ambiente molto conviviale, ecco, e questa è l'immagine che sempre mio padre ha avuto dell'ospitale. Non sicuramente tutto chiuso dove tu devi stare dentro da fare il VIP, ecco, non è questo. Terminerei come una scritta lassù dove è scritto quando compra la roba buona da Manieva in buon sicuro, ecco. Questo era il dentro di Severino e la chiave. Se vuoi vedere come lavoro, gira di qua, vieni, piccolino, sto vedendo diciamo la TV e qui ho la tabella dei tempi e tengo d'occhio tutto, prendo appunti perché poi esce l'articolo subito dopo, bisogna essere rapidissimi, quindi anche quando sei in pista comunque si guarda tutto sugli schermi e poi la fortuna di essere in pista è che puoi parlare con i piloti subito dopo che è successo tutto quello che loro hanno fatto e per me è il momento più bello. Ciao Mick! Mick, hai fame? Allora, pausa pranzo? 2 straccetti, rucola, pendolini. Fa vedere, sera. Questo è il bar della curva 3? Sì, Circolo del Rio. Circolo del Rio. Raga, salutate. Comunque della 6, non della 3, che 6 e 3, tutte e 2. Fa vedere, offerta libera, trazzate come sempre. Ciao Mick! Mio vicino di casa, Da posto. Sorbetto? Guarda. Vuoi mangiare qualcosa? No, grazie. Vedo che comunque siete... Non vi fate trovare impreparati, come sembra. Sai che un goccio di questa te la potrei anche scoccare? Un evento che aspettiamo con ardore perché
Questi sono professionisti, ci fanno lavorare poco e ci divertiamo. Vedi? E raga, grazie, un saluto e ci vediamo più tardi. Ciao, grazie. Compriamo l'ospitality perché sono... Come davvero, basta, è ora di prendere l'ospitality. Allora, perché i Marshall di Misano, giustamente, pausa pranzo, pista è grande e andiamo da un luogo a un altro. Qui siamo tra 1 e la 2, no, siamo all'uscita della 2, prima eravamo alla 3 e alla Quercia. Ciao ragazzi! Ciao! Come va? Ciao. Bene, bene. Qua abbiamo il reparto pasta perché là ho visto che hanno la Abbiamo porchetta, il fatto mangiare anche i sorbet. Marshall di Bordeaux che sono venuti Sì, qua. Io ci ha mangiato tutto, ci ha mangiato. I credo. Sì, ma hanno finito gli spaghetti, mi tocca mangiare questo. Voi in che curve operate? Questa è la variante del parco e dopo la curva del tabaccaio che è la 1. Di Emilio che ha anche i baffi adesso, Te capisci? Perché il baffo di birra di Fregna si impregna. Oh, che disastro! Così dicevano, insomma. Gentili telespettatori, siamo alla fine della sprint race, possiamo vedere l'esodo della gente e siamo qui con il fan club di Franco Morbidelli. Andiamo. Pilota ormai storico nell'ambito MotoGP. Questo è il suo fan club. Questo è il suo fan club. Ciao! Adesso è tutto il suo fan club. Io sono il fan club. Raccontaci il tuo tifo verso Franco Morbidelli. È stata una bella gara, dai. No, il tuo tifo verso Franco Morbidelli. Non viene il mio tifo verso Franco Morbidelli. Perfetto. Aspetta, quelli che sono. Niente, ciao. Grande pezza, grande. Beh, Dio Bob, Ma vogliamo andare dal tipo di Celestino o non vogliamo fare le scale? Non vogliamo andare a fare le scale. Vogliamo fare un time lapse mentre andiamo nel paddock? No. Adesso siamo al Media Scrums, che è questo momento per i vari giornalisti per prendere delle interviste dai piloti, diciamo appena usciti dalla pista, sono già passati dalle televisioni e adesso passano dai giornalisti per i siti web e per le interviste audio. E niente, stanno arrivando tutti. L'ultimo giro, vale. Per tutte le emozioni Guarda, vale. Grazie, vale. Grazie, vale. Grazie. Allora, oggi è domenica, ultimo giorno, il giorno più importante, vedremo come andrà. Noi siamo qui, divertiti, e vediamo cosa esce fuori da tutto questo.
circuito più importante che abbiamo in Italia, qui a Mesano, il Riders Land, qui batte il cuore forte per i motori ma anche per la musica dei Casadei soprattutto, quindi evviva la Romagna, evviva Ascolese! Ecco il liscio! È da giovedì che gli diciamo, bisogna canalizzare l'energia, guarda un po' come l'ha canalizzata bene. Primo, più canalizzata di così. Un saluto a Mick Bubble da un super tifoso di tutta la VR ed è grande amico. Commento a caldo? Commento a caldo che voi della Mick Bubble siete i migliori. Completate quello che veniamo a vedere qua. Quello che ci manca da qua ce lo date voi di Mick Bubble. Ragazzi, posso dire, a Misano è pazzesco perché organizzano questo grande evento in realtà attorno a Mick Bubble, cioè è tutto organizzato per Mick Bubble e poi ci sono fanno le gare, c'è la MotoGP, però ormai sta spostando gli equilibri. Grandi raga. For me, Misano was in 1986 the first track I came to. It was my first season. I did 3 Grand Prix. I did Holland, Belgium, and Misano. Misano was the last race of the season. For me, it was where my career kind of started. And it's always been a real special place. I know Aldo Drudy, I know his family, I have lots of friends here. It's the place I choose to visit when I leave Texas. Hai 3 tentativi per far canestro. Ah, basta il bridge. C'era quasi. Io poi che schifo. Li portiamo anche dentro la Dainese, prende cura dei piloti con tutte le loro tute, i caschi, ma adesso vi facciamo vedere nel dettaglio come. Vieni. Facciamo il service con tutti i materiali Dainese dei nostri piloti. Partiamo dalla pulizia dopo ogni turno gara, carichiamo i dati, asciughiamo le tute, controlliamo se è tutto a posto, viene messa aria calda all'interno della tuta. Ci occupiamo di tutti gli altri materiali, slider, guanti, stivali, paraschiena, chest. Dall'altra parte del camion invece c'è Maurizio, fa tutta l'assistenza per la parte caschi. Allora, io devo fare in modo che i piloti non abbiano problemi col casco. Facciamo tutto, dalla pulizia alla provataglia, alle visiere giuste per il tipo di gara che c'è, di condizioni atmosferiche. Qualche volta serve bere, quindi gli montiamo anche l'impianto Camelback per bere, e non tutti lo usano, ma qualcuno a volte ha piacere. Quindi tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria che c'è in un casco. Qui il pilota arriva, casco di Franco, pronto per domani per i test? Quello è già pronto, sì. Queste sono tutte ventole che sparano aria. Qui si asciuga, poi passa nelle mani di Mauri su questo banco, poi dopo non è che vi si svelare tutti i trucchi del Mauri, se no... Ciao Guido. Ciao a tutti. Cosa succede qua? Questa è la prima sala dove si entra. Raccontaci la tua giornata e cosa succede qua dentro il Canyon Sky. Qua si finiscono delle torte, si arriva la mattina intorno alle 8. Questo è un banale tavolo dove ci sono si fanno delle riunioni per decidere che tipo di lavoro fare, che contenuti realizzare, come integrare tutto quello che poi si fa in diretta. Qua c'è proprio il camerino della Vera Spadini. Il mio ufficio è questo. Il suo ufficio, il suo camerino è uno specchio, il tuo è un divanetto. È un divanetto con davanti proprio. Davanti però la tele. Tac. Per vedere i tempi, guarda, devo buttare l'occhio là in fondo. Vedi, in prospettiva, è questa. Sì. Così qui vedo la TV e là vedo i tempi. Questo succede quando Triolo e Pasini sono in onda. Quando non sono in onda loro, siamo in onda noi. Noi, attenzione, noi non abbiamo una finestra.
per vedere sul rettilineo dei box, perché le moto lì fanno nelle gare intercontinentali ce l'abbiamo, ma nelle europee dove abbiamo questo studio mobile si sta meglio così, cioè è proprio una scelta quella di avere molti segnali a disposizione, che è di più che avere una finestra davanti. Ecco Mauro, guarda che è arrivato. Scusate, c'è Migno! C'è Migno, lo vedo, c'è Andrea. Ecco la coppia che... un urlo quando cade qualcuno. No, ma l'accaduto è no! Dio belli i vostri... Mauro, Dica. questo è... No, ma è solo acqua. Ma dillo! Te lo dico, è acqua. No, si è andato È acqua, è acqua. a salutare No, qualche pilota. è che ho caricato il camion, io vedi sono uno che lavoro. Ah, ok. Qua cosa c'è Mauro? Qui facciamo i montaggi video. Qui montaggi video. Mi aiuta Paolino, mi aiuta con l'Aki, con lo Sky Sport Tech che mi dà le immagini, me le taglia e qui facciamo le clip. Come sempre portiamo cose fresche, cose nuove, cose che i nostri appassionati non sanno, tipo come fa la Vera Spadini a essere preparata durante la conduzione di programmi su Sky Sport MotoGP. Se lo racconta lei in prima persona. Eccoci, allora intanto io studio moltissimo prima di ogni gara per sapere tutte le vostre statistiche numeriche su quel circuito lì, quindi mi servono quando uno vince, ha vinto tot volte, è caduto tot volte, sempre molto utile la preparazione prima. Durante la gara succede questo, io col mio foglio, proprio matita e penna, cioè matita e sì, ma perché è più veloce, cosa faccio? Scelgo le immagini MCH, nel linguaggio tecnico televisivo significa macchia, ovvero un insieme di immagini, MCH per gli amici. Questo poi io comunico tramite questo intercom, questo microfono, parlo con il montatore che è nell'altra sala e gli dico: Paolo, prendimi le immagini della caduta di Pecco, prendi le immagini della partenza. Lui le prende, le taglia e le mette nello SkyTech che poi Sanchini ci mostra durante il post gara. Quindi questo non è per chiamare Alessia la cassa 4. No. Niente, siamo giunti alla conclusione di un weekend fantastico. Quello di Misano ci conferma uno dei weekend più belli dell'anno. Meteo perfetto, veramente pieno di gente e ci siamo tutti divertiti, le gare sono andate bene. Quindi non so, abbiamo fatto anche questo vlog per portarvi qualcosa in più. Ci vediamo in studio per i nostri episodi e vi aspetto, seguiteci e a presto. Team di Mick Bubble, la Misano.